Oh Luca, guarda questa busta sul tavolo. Devo andare all'ufficio postale e già mi sento stanca solo a pensarci. Dai, Marta, non è così terribile. Perché dici così? Perché ogni volta che vado devo fare una fila lunghissima. C'è sempre tantissima gente e io perdo un sacco di tempo. Mi serve assolutamente imparare come prendere appuntamento alle poste italiane per evitare tutto questo stress. Hai ragione, è un problema comune. Ma sai, oggi fare una conversazione italiana su questo tema è utilissimo. Molti amici che vogliono imparare l'italiano ci chiedono spesso come gestire queste situazioni quotidiane. È una parte fondamentale dell'ascolto italiano e della pratica reale. Ah, è vero. Allora, amici di Italiano Vero, oggi impareremo proprio questo. Vedremo insieme i dialoghi in italiano più utili per muoversi in un ufficio postale, come prenotare il proprio turno e quali parole usare allo sportello. È perfetto per chi cerca un Italian for Beginners o una Italian Listening Practice di livello intermedio. Esatto, ma prima di iniziare con i nostri consigli pratici, volevo chiedervi un piccolo favore. Se vi piace il nostro modo di insegnare l'italiano in modo naturale, iscrivetevi al canale Italiano Vero. È davvero importante per noi. Ci aiuta a crescere e a creare sempre nuovi contenuti gratuiti per voi. Sì, mettete un bel like al video se pensate che queste informazioni siano utili e ricordate di attivare la campanella. Per noi è fondamentale sapere che siete lì ad ascoltarci. Ma ora, Luca, torniamo a noi. Io ho questa bolletta da pagare e una raccomandata da spedire. Cosa devo fare per non aspettare ore? Allora, Marta, la prima cosa da fare è usare l'applicazione o il sito web. È il modo più semplice per pensare in italiano e risolvere il problema velocemente. Non devi più fare la fila fisica allo sportello senza sapere quando toccherà a te. Quindi posso scegliere io l'orario. Sarebbe fantastico. Spiegami bene come funziona, perché il mio vocabolario italiano su queste cose tecnologiche è un po' limitato. Certo, prima di continuare il nostro racconto, fermiamoci un secondo per la nostra analisi del lessico. Abbiamo usato alcune parole molto importanti per chi vuole parlare italiano bene ogni giorno. Ottima idea. Comincio io con la prima parola. Ufficio postale è il luogo dove andiamo per spedire lettere, pacchi o pagare i conti. In Italia è gestito da Poste Italiane. Fare la fila. Questa è un'espressione che usiamo tantissimo. Significa mettersi in coda, uno dietro l'altro, aspettando il proprio turno. A nessuno piace fare la fila, vero? No, decisamente no. La terza parola è prenotare. Significa riservare un posto o un orario in anticipo. Possiamo prenotare un tavolo al ristorante, un volo o, come in questo caso, un appuntamento alle poste. Raccomandata. Questa è una parola molto specifica del vocabolario postale. È un tipo di lettera speciale che è più sicura perché il destinatario deve firmare quando la riceve. Si usa per documenti importanti. Sportello è il tavolo o la postazione dove lavora l'impiegato postale. Quando entri e tocca a te, vai allo sportello numero 1, 2 o 3. Benissimo. Amici, scriveteci nei commenti se avete mai dovuto fare la fila in Italia o se preferite prenotare tutto online. Usate una di queste parole per fare pratica. Allora, Luca, riprendiamo. Apro l'app sul telefono. Cosa devo cercare esattamente? Devi cercare la sezione Uffici postali. Lì vedrai una mappa con tutti gli uffici vicini a te. Scegli il più comodo e clicca su Prenota turno. Ah, vedo. Mi chiede se voglio il turno per oggi o per un altro giorno. Posso anche scegliere il tipo di servizio? Sì, è fondamentale. Se devi pagare una bolletta, selezioni i pagamenti. Se devi spedire la tua raccomandata, selezioni spedizioni. Ogni servizio ha una sua coda dedicata. Che comodità! Ho scelto le ore 10:30 di domani mattina. Mi è arrivato un codice QR sul telefono. E adesso? Adesso sei a posto. Domani ti basterà andare lì poco prima dell'orario scelto. Non dovrai più prendere il bigliettino dalla macchinetta come tutti gli altri. O meglio, dovrai solo far leggere il tuo codice QR.
Eccomi qui, Luca. Sono appena arrivata davanti all'ufficio postale. C'è veramente tantissima gente che aspetta fuori, ma io sono tranquillissima perché ho il mio appuntamento sul telefono. Ottimo, Marta. Vedi come cambia la prospettiva quando si sa come muoversi. Entra pure nell'ufficio. Ora viene la parte divertente dove devi usare il tuo codice. Allora sono entrata. Proprio vicino alla porta c'è quella colonna gialla, la macchina che distribuisce i biglietti per i turni. Però, invece di premere i tasti come fanno tutti, vedo un piccolo lettore sotto lo schermo. Esatto, quello è il lettore ottico. Devi semplicemente avvicinare lo schermo del tuo smartphone con il codice QR che hai ricevuto ieri. Sentirai un piccolo beep. Oh, è vero! Ha fatto bip e la macchina ha stampato automaticamente un biglietto. Sopra c'è scritto il mio numero, B045, e c'è anche scritto prenotato da app. Che comodità! Mi sento quasi una persona importante. Ma tu sei importante e questa è una bellissima pratica di italiano basico, applicata alla vita vera. Mentre aspetti quei 2 minuti che mancano al tuo turno, vogliamo spiegare ai nostri amici cosa fare se non hanno l'applicazione? Certamente, molti studenti che seguono Italiano Vero per imparare l'italiano potrebbero non voler scaricare troppe app sul cellulare. Ci sono altri modi per non fare la fila? Assolutamente sì. Si può prenotare un appuntamento anche usando WhatsApp. Poste Italiane ha un numero ufficiale. Basta mandare un semplice messaggio come «Ciao, vorrei prenotare un turno» e un assistente virtuale ti guida nella scelta dell'ufficio e dell'orario. Fantastico! È un ottimo modo per fare una piccola conversazione italiana anche via chat. Aiuta molto a pensare in italiano in modo pratico. Amici, ricordate che imparare a parlare italiano significa anche saper gestire queste piccole cose tecnologiche. Giustissimo. E mentre Marta aspetta che il suo numero appaia sul monitor grande, facciamo la nostra analisi del lessico. È il momento di imparare bene queste parole fondamentali. Biglietto è il piccolo pezzo di carta che ricevi dalla macchina. Sopra c'è scritto il tuo numero d'ordine per essere chiamato allo sportello. Codice QR. È quel quadrato nero e bianco che contiene le tue informazioni digitali. Basta mostrarlo al lettore per farsi riconoscere dal sistema. Turno è il momento in cui tocca a te. Quando diciamo «è il mio turno», significa che è arrivato il momento di parlare con l'impiegato. Monitor. È lo schermo grande appeso al muro, dove appaiono i numeri dei biglietti e il numero dello sportello dove devi andare. Documento di identità. Questa è una parola chiave. Per fare quasi tutto alle poste serve la carta d'identità o il passaporto. Non dimenticatelo mai a casa. Molto bene. Ragazzi, se state trovando utili questi consigli per la vostra Italian Listening Practice, non dimenticate di mettere un bel like al video. Iscrivervi al canale Italiano Vero è il modo migliore per sostenerci e continuare ad imparare con noi ogni settimana. Oh Luca, sento un suono. Ding! Guardo il monitor. Eccolo! B045, sportello numero 4. Devo andare. Vai tranquilla, Marta. Ricordati sempre di iniziare con un bel buongiorno e di spiegare chiaramente cosa devi fare. Buongiorno, ecco il mio biglietto. Dovrei spedire questa raccomandata e pagare una bolletta della luce, per favore. Vedrai che l'impiegato sarà molto gentile se usi le parole giuste. Di solito ti chiederanno: «Ha già compilato il modulo?» È una domanda classica che mette ansia a chi sta imparando l'italiano, ma non preoccuparti. Ah, è vero, il modulo. L'impiegato mi sta guardando e mi ha appena chiesto proprio quello. Mi ha chiesto se ho compilato il bollettino per la luce. Non ti agitare, Marta. Spesso per le bollette moderne non serve compilare nulla a mano. Basta dare il foglio all'impiegato che scansiona il codice a barre. È tutto molto più veloce rispetto a qualche anno fa. Ah, meno male che mi hai rassicurata, Luca. L'impiegato è stato davvero gentilissimo. Mi ha detto: non si preoccupi, per questo tipo di bolletta basta il codice a barre. Ha passato il lettore ottico sul foglio e in un attimo ha fatto tutto. Mi sono sentita molto sollevata. Hai visto? A volte ci preoccupiamo troppo per la grammatica o per non conoscere tutte le parole.
ma la realtà è che la comunicazione è la cosa più importante. Questo è il segreto per chi vuole imparare l'italiano. Non aver paura di sbagliare o di chiedere spiegazioni. È proprio vero. Poi mi ha chiesto: vuole pagare con carta o in contanti? Io ho risposto subito: con la carta, grazie. Mi piace molto usare la carta perché è più veloce e non devo cercare le monete nel portafoglio. Ho appoggiato la mia carta sul lettore e bip, pagamento effettuato con successo. Ottimo. E per la raccomandata? Quella è sempre la parte un po' più complessa, perché bisogna scrivere bene l'indirizzo del mittente e del destinatario. È un'ottima pratica per chi sta facendo una Italian lesson sulla scrittura e sui nomi delle città italiane. Sì, esatto. L'impiegato mi ha chiesto: ha già messo il mittente sulla busta? Io per un attimo mi sono bloccata, ma poi ho ricordato le nostre lezioni di italiano vero e ho capito subito. Ho indicato il retro della busta dove avevo già scritto il mio nome e il mio indirizzo. Bravissima Marta. Amici, questo è un esempio perfetto di conversazione italiana reale. Non è come nei libri di testo, è quello che succede veramente quando andate alle poste in Italia. Se questo dialogo vi sta aiutando a migliorare il vostro ascolto, ricordatevi di iscrivervi al canale. Per noi di Italiano Vero è fondamentale il vostro supporto per continuare a produrre video gratuiti per voi. Davvero, iscrivetevi subito per non perdere i prossimi consigli. E ora Luca, facciamo la nostra solita analisi del lessico. Abbiamo trovato dei termini davvero utili oggi per chi vuole parlare italiano con sicurezza. Bolletta è il documento che riceviamo a casa per pagare i servizi come la luce, l'acqua o il gas. In inglese si dice bill. Contanti sono i soldi fisici, cioè le banconote e le monete. Quando non usi la carta di credito, paghi in contanti. Mittente è la persona che spedisce la lettera o il pacco. In questo caso Marta era la mittente perché stava mandando lei la raccomandata. Destinatario è la persona che riceve la lettera. Il nome e l'indirizzo del destinatario vanno scritti sempre in modo molto chiaro sulla parte davanti della busta. Ricevuta è quel pezzetto di carta che l'impiegato ti consegna alla fine. Serve a dimostrare che hai pagato o che hai spedito qualcosa. Conservatela sempre. Io le conservo tutte in una scatola, anche se ormai diventano tantissime. Comunque, dopo aver finito con la raccomandata, l'impiegato mi ha consegnato la mia ricevuta e mi ha augurato buona giornata. È stato un momento di conversazione italiana molto piacevole e per nulla stressante. Sono davvero felice che sia andata così. Molti dei nostri amici che studiano Italian B1 o A2 a volte hanno ansia prima di entrare in un ufficio pubblico, ma come vedi, se si è preparati e si conosce il vocabolario italiano di base, tutto diventa più semplice. Assolutamente. Ho notato che l'impiegato parlava un po' velocemente, ma parlando lentamente io e usando frasi corte, lui ha capito che doveva essere più chiaro. È una tecnica che consiglio a tutti i nostri ascoltatori del podcast. Non abbiate fretta. Consiglio preziosissimo. Ricordate, amici, di scrivere nei commenti la parola ricevuta se avete mai ricevuto un documento importante in Italia. Ci aiuta a capire che state seguendo la lezione con attenzione. Ma Marta, dimmi la verità. Ora che hai finito tutto, non ti senti molto più leggera? Ah, tantissimo. Uscire dall'ufficio postale sapendo di aver risolto tutto in 10 minuti è una sensazione bellissima. Niente file infinite, niente confusione, solo un po' di sana pratica di italiano vero. E questa è la cosa più importante. La pratica costante trasforma una sfida in una routine quotidiana. Hai fatto tutto correttamente. Hai prenotato, hai usato la tecnologia, hai comunicato bene e hai ottenuto quello che ti serviva. Sei stata una studentessa modello oggi. Luca, sono finalmente fuori dall'ufficio postale. Mi sento davvero soddisfatta. È stato molto più semplice di quanto immaginassi. Tutto merito del tuo consiglio di prenotare l'appuntamento.
Ora mi sento pronta per affrontare qualsiasi ufficio pubblico in Italia. Te l'avevo detto, Marta, una volta che superi la paura iniziale e impari quelle 4 o 5 parole chiave, tutto diventa più facile. Ma sai che alle poste italiane si possono fare anche tantissime altre cose, oltre a pagare le bollette e spedire raccomandate? Oh, davvero? Pensavo che servissero solo per la corrispondenza. Raccontami un po', così i nostri amici che ci seguono per imparare l'italiano possono scoprire altre situazioni utili per la loro conversazione italiana quotidiana. Certo, per esempio, moltissimi italiani usano l'ufficio postale come una banca. Si possono aprire dei conti correnti, che si chiamano conto bancoposta, oppure si possono mettere i propri risparmi in dei libretti. È un'abitudine molto antica in Italia, specialmente per i nonni che regalano i risparmi ai nipoti. Che bella tradizione! E poi c'è quella carta gialla che vedo sempre in giro, vero? Molti dei miei amici che sono qui per una Italian Listening Practice o per studiare l'italiano ne hanno una. Esatto, quella è la PostePay. È una carta prepagata molto famosa. È utilissima per chi viaggia o per chi vuole fare acquisti online in sicurezza senza usare il conto principale. È uno dei motivi principali per cui i giovani vanno allo sportello. Interessante. Quindi se un nostro amico straniero vuole una carta per gestire i propri soldi mentre vive qui, può semplicemente andare alle poste e chiederne una. Immagino serva sempre il documento di identità e il codice fiscale, giusto? Proprio così. È un ottimo esercizio per imparare a parlare italiano in un contesto reale. Devi spiegare all'impiegato che vuoi attivare una carta. È una frase semplice ma fondamentale. Wow, quante informazioni utili oggi! Amici di Italiano Vero, spero che stiate prendendo appunti. Prima di concludere la nostra chiacchierata, facciamo l'ultima analisi del lessico di questa lezione. Pacco è l'oggetto che spediamo quando è troppo grande per una busta. Se comprate qualcosa online, vi arriva un pacco a casa. Risparmi sono i soldi che non spendiamo subito, ma che mettiamo da parte per il futuro. Mettere i soldi sotto il materasso o in banca significa accumulare risparmi. Prepagata è un tipo di carta dove carichi prima i soldi che vuoi spendere. Non è collegata direttamente a un conto illimitato, quindi è molto sicura. Codice fiscale. Questa è una parola difficilissima ma importantissima in Italia. È un codice alfanumerico personale che serve per tutto: tasse, contratti, visite mediche e anche per le poste. Firmare è l'azione di scrivere il proprio nome a mano su un documento per confermare che siamo noi. Mettere una firma è un gesto che farete spessissimo allo sportello. Grazie Luca per queste spiegazioni così chiare. Spero davvero che questo video sia stata una buona risorsa per chi cerca Italian for Beginners o una pratica di ascolto italiano di qualità. Sicuramente lo è stato. Amici, se siete arrivati fino a qui, siete dei veri campioni. Non dimenticate di iscrivervi al canale Italiano Vero e di lasciare un commento usando la parola pacco o firma. Fateci sapere se avete mai spedito qualcosa dall'Italia ai vostri paesi d'origine. Sì, il vostro supporto è ciò che ci permette di continuare a creare queste lezioni. Mettere un like è un piccolo gesto per voi, ma un grande aiuto per noi. Grazie mille per aver passato questo tempo con noi. È stato un piacere, come sempre. Ricordate che pensare in italiano è un percorso che si fa un passo alla volta, proprio come fare la fila alle poste, ma con l'app è molto più veloce. Ci vediamo alla prossima lezione per continuare a imparare l'italiano insieme. Un caro saluto a tutti!